Dopo una serie di annunci che ci hanno accompagnato nell'ultimo bimestre, ieri 24 giugno 2021 Binance finalmente ha lanciato all'interno del suo exchange un marketplace, uno spazio dedicato agli NFT. All'interno di questo marketplace potremo acquistare degli NFT creati da veri e propri artisti, avremo la possibilità di creare i nostri NFT e persino di metterli in vendita, più altre funzionalità che verranno sviluppate e rilasciate col passare del tempo. Ma ora andiamo a vedere subito il suo funzionamento dopo la sigla. Sul nostro exchange preferito, ovvero Binance. Se non siete registrati vi lascerò il link in descrizione a questo video. Se avete piacere di registrarvi col mio referral link avrete un piccolo sconto sulle fee delle transazioni, a vita ovviamente. Altrimenti non c'è nessun problema, registratevi tranquillamente direttamente sul sito di Binance.com. La prima cosa che dovete fare, anche se qua è già impostato, andate in alto a destra e impostate la lingua italiana e valuta in euro. Come avrete già notato, a fianco alla voce finanza è spuntato la parte NFT. Quindi non ci resta che far altro che cliccare su NFT e andare a vedere questa novità. Eccoci atterrati su Binance NFT. Ovviamente gli NFT gireranno sulla Binance Smart Chain e come avete visto sono integrati proprio nell'exchange di Binance, quindi alla portata di un pubblico elevatissimo, trattandosi dell'exchange numero 1 al mondo. Come menzionato nelle news del giorno di qualche mese fa, nei primi 3 giorni dal lancio di Binance NFT ci saranno i drop, ovvero delle selezioni di opere d'arte per quanto riguarda i 100 artisti selezionati da Binance che hanno partecipato alla realizzazione dei primi NFT su Binance Smart Chain. All'interno di questo marketplace al momento possiamo andare alla selezione mercato oppure alla mystery box. Al momento per il secondo giorno di lancio vedete abbiamo la possibilità di andare ad acquistare a tiratura limitata la serie Genesis. Cliccando su inizia ora possiamo partecipare all'asta di queste due importanti serie. La prima serie che vediamo è la Free Self Portraits e la seconda serie è quella dedicata alla Divina Commedia, quindi abbiamo l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Una cosa importante da notare è che sotto il nome dell'offerta abbiamo la quantità di pezzi disponibili, ovvero la tiratura, la rarità. Abbiamo un pezzo, la Divina Commedia Inferno 102 pezzi, il Purgatorio 102 pezzi, 99 pezzi per il Paradiso. Va da sé che meno pezzi ci sono disponibili per una collezione, ovviamente il prezzo magari d'acquisto di asta andrà ad aumentare, ma sicuramente se uno si riesce ad aggiudicare un pezzo del genere con una tiratura limitata potrebbe essere un buon investimento. Cliccando su un'opera d'arte proviamo a cliccare sull'Inferno, Binance Diamond, clicchiamo e andiamo a vedere che cosa. La serie Inferno 001 Binance, la scadenza quindi scadrà tra un giorno, 15 ore 19 minuti, vedete il countdown. Al momento il prezzo è 3 BNB.6 e qua sotto noi possiamo piazzare la nostra offerta. Come facciamo ad aggiudicarci l'asta? È semplicissimo, come una normale offerta d'asta, se siete magari abituati anche ad acquistare su eBay. Se l'ultima offerta che rimane non superata, che rimane inviolata è la nostra, noi ci andiamo a giudicare quest'asta. Cosa possiamo vedere inoltre da questa schermata? Possiamo vedere la descrizione, il creatore, il contratto, l'address, il token ID, la risoluzione e la storia delle offerte e la provenienza, quindi i passaggi, chiamiamoli così, di mano che ci sono state per quanto riguarda quest'opera d'arte. Ovviamente è la prima volta che viene messa in vendita e quindi ci sono solo la creazione da parte di Binance NFT e il listed Binance NFT. Qualora ci fossero più passaggi, magari supponiamo che io acquisto questo NFT, lo rimetto in vendita, viene comprato da qualcun altro, può venire la provenienza, quindi può andare a individuare che prima ero il suo possessore.
Perché alcune opere hanno ad esempio Inferno, Binance Diamond, Inferno, Bitcoin, Inferno da LCZ? Perché se voi andate ad aprire l'immagine e la andate a zoomare, i pixel che poi formano l'immagine li vedrete a sottoforma del simbolo di Bitcoin o eventualmente di Binance. Per quanto riguarda invece gli NFT con da LCZ, ci sono delle miniature, i pixel vengono formati dalle miniature di Dalì con la firma del CEO CZ di Binance. Torniamo indietro, andiamo a controllare come si fa ad acquistare all'interno di Binance NFT. È semplicissimo, basta cliccare su Marketplace e possiamo andare a vedere una selezione di NFT, quelli raccomandati, oppure tutte le categorie, le mystery box, artisti, sportivi, entertainment, gaming, collezionabili e sport. La cosa interessante, divertente delle mystery box è che noi possiamo andare a acquistare queste scatole, queste confezioni senza sapere quali NFT e quali rarità si può trovare all'interno, quindi sono proprio delle scatole misteriose. La cosa interessante di alcune categorie è che ci sono degli NFT che sono correlate a un oggetto reale dove si può addirittura andarlo a richiedere, come ad esempio gli NFT for God, e salta subito all'occhio, inutile a dirlo, questo NFT che è tra i più belli, di questa scarpa da collezione che al momento costa 3,1 BNB e in realtà si può poi andare a richiedere la copia fisica, ovvero la scarpa vera e propria rappresentata da questo NFT. Infatti se noi clicchiamo sul tasto destro del mouse traduci in italiano possiamo andare a vedere che la consegna del prototipo fisico può essere effettuata ovunque nel mondo. Supponiamo di voler andare a piazzare un'offerta su un NFT. Possiamo cliccare ad esempio qua sopra, andiamo a cliccare piazza l'offerta, come vedete c'è un minimo markup, quindi un aumento dell'offerta e poi possiamo andare a piazzare la nostra offerta. Ovviamente dobbiamo avere BNB o BUSD all'interno del nostro portafoglio. Al momento non posso farvi vedere come si crea un NFT perché non possiamo ancora farlo, bisogna aspettare che passino questi giorni di avvio con tutti gli eventi legati al lancio della piattaforma NFT, dopodiché verrà resa pubblica a tutti gli artisti, compreso anche noi se volessimo improvvisarci artisti, e si aprirà una schermata dove noi potremo andare a creare gli NFT e metterli in vendita. Gli NFT che potremo creare sono suddivisi in 3 macro categorie, che sono le classiche che possiamo trovare anche negli store al di fuori dalla Binance Smart Chain, che sono ovviamente video, musica o foto. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine anche di questo tutorial. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate ancora fatto ed unitevi alla nostra community Telegram per fare 2 chiacchiere insieme a noi. Io vi auguro un buon weekend e ci vediamo domani. Ciao a tutti!